Ciao popolo, scusate, eccomi qua. Stavolta abbandoniamo un attimo la via maestra, l'affilatura del rasoio, perché oggi parliamo di affilatura rapida, efficiente, senza tanti fronzoli. Parliamo di affilatura del coltello, nello specifico del coltello da cucina, però poi faremo un piccolo distinguo. Ma prima che comincio nella, tutta la discussione, ormai lo sapete, vi tocca la sigla. Eccomi qua. Allora, oggi parliamo un attimo di affilatura dei coltelli, nello specifico coltelli da cucina perché è un utensile che abbiamo tutti in cucina, è un utensile che utilizziamo tutti i santi giorni, spesso lo trascuriamo e vuoi o non vuoi anche un po' per pigrizia, ma io adesso mi devo mettere a affilare i coltelli da cucina. Allora, un sistema velocissimo, il sistema col diamante, quindi piastre diamantate e paste diamantate. Faremo qualche prova velocissima, però voglio fare subito un distinguo. Attenzione, vediamo se riesco a farvelo vedere. Qui ho messo sotto la lente due classici, no, proprio classici magari no, scusate, questo è caduto. Ok. Due tipologie di coltelli da cucina e soprattutto due tipologie di acciaio. Il nostro, diciamo, occidentale, europeo, ma comunque occidentale, acciaio monostrato inox, che è il re incontrastato delle cucine italiane, tranne pochi, stavo per dire pochi affezionati, ma tranne pochi utenti, tutti hanno in cucina questa tipologia di coltello. E i coltelli in acciaio multistrato giapponesi. Nello specifico, questo è un Frederick Dick con un acciaio temprato durissimo, un acciaio comunque un tipo di coltello che consiglio a tutti quanti perché è un coltello che non teme niente. Ripeto, un inox di tempra molto molto dura e qui è il classico, questo è un Aogami, un Santoku piccolino, lama da 16 centimetri e mezzo in acciaio Aogami. Ecco, voglio dire subito una cosa. Non mettete il diamante su questi. Questi si affilano solo ed esclusivamente su pietre e non su piastre diamantate. Perché? Perché distruggete il filo, perché questa tempra è decisamente più morbida, è una tempra più flessibile, ma meno resistente all'abrasione. Come potete vedere, ve li rimetto un attimo qua giù, questi sono coltelli veri da cucina, guardate come sono sporchi, hanno lavorato, ne hanno passate e ne stanno passando di cotte e di crude, per cui vedete che qui tutta la finitura Kasumi non è più bellina, perfetta, eccetera, eccetera. Ma mi raccomando, questi niente diamantate, per cui adesso lo metto via, lo metto da parte. Oggi parliamo di affilature sull'acciaio monostrato. Vedete, guardate quante ne ha passate, graffiato. Acciaio monostrato, diciamo, il coltello da cucina all'occidentale. Scusate se sono stato un pochettino lento, vabbè, io poi chiacchiero. Ma mi raccomando, perché se no si fanno danni. Ok, diciamo subito, questi sono coltelli che, tranne, ripeto, poche eccezioni di poche persone che usano sempre il coltello giusto per fare la lavorazione giusta, questi sono coltelli multifunzionali, tutti nelle nostre cucine abbiamo questi coltelli e con questi coltelli noi ci facciamo di tutto.
contemporaneamente con la stessa lama ci affettiamo le verdure, ci sfilettiamo un pesce preso in pescheria, ci facciamo lo spezzatino, facciamo il battuto. Quindi sono lame che vengono martoriate, martorizzate, e qui il diamante ci aiuta per accorciare tantissimo i tempi di ripristino del filo. Se era già intravisto sotto, io qui purtroppo è un po' stretta l'inquadratura. Comunque vi ho portato due tipologie di piastre diamantate. Aspettate, facciamo così. Diciamo, anzi, tre, perché adesso ve ne faccio vedere un'altra. Diciamo una piastra diamantata completa. Adesso non vedete, non state a guardare, è sporca perché io questa la uso sulle pietre, ormai è talmente consumata che questa mi serve per spianare le pietre. Però diciamo, questa è una piastra DMT di ottima marca, al suo costo. Ha di comodo questa tipologia che ha la sua base di appoggio se dobbiamo, ecco, lavorare con una lama sul piatto d'affilatura, ma ha un manico per fare il contrario. Ecco, io per esempio la uso sulle pietre per ripristinare un po' le piastre, un po' il piano di affilatura. Lo so, mi mangio le parole. Oggi non va, ragazzi, oggi il video ve lo prendete così come capita. Ok, guardate qui. Doppio lato, doppia faccia, per cui qui c'è il lato blu che è un 325, il lato rosso che è un grit 600, e di queste ce ne sono altre versioni, per cui sullo stesso supporto se ne possono montare di diverse gradazioni. Ha un suo costo. Non prendiamoci in giro, solamente, scusate, la piastra diamantata supera i 100 euro più il supporto. Però ve la volevo vedere tanto per fare un quadro della situazione. Aspetta, adesso dovrei anche appoggiarla da qualche parte e non sarà facile. Ok, andiamo lì. Poi passiamo a quelle che si trovano molto più facilmente. Attenzione, funzionano, ma rischiate di usarle una volta, due volte e poi buttarle, perché ragazzi la qualità si pagano. Allora, andiamo a una pietra dal buon rapporto, una piastra, scusate, dal buon rapporto qualità-prezzo. Questa qui, se riesco a farvela vedere, è al contrario. Questa è una Sharpal, è americana, si trova tranquillamente in tutti i negozi online, pure sul classico e bistrattato Amazon, e vedete che ha due lati. Questo lato qui, indicato, è anche indicato dalla freccia, è un 325, lo vedete già visivamente, si vede quanto è rugoso, quanto è aggressivo, e l'altro lato invece è un 1200. Guardate, sporchissima, perché sta sabato ha lavorato su tanti coltelli e ancora guardate, non l'ho pulita. Ma va bene così, che a casa io sono sicuro che nessuno, oppure pochissimi sono gli ultra precisi che hanno sempre tutti i materiali, tutte le attrezzature a postino. Ecco, io intanto gli levo un pochettino. Mi scuso subito perché chiaramente le superfici diamantate sotto la luce, ho fatto qualche prova prima di far partire il video, ma è una disgrazia. E diciamo questo è un prezzo medio, qualche cosina che è sotto i 50 euro. La vedete, in questo momento è appoggiata sulla sua base, ma che gli fa anche, aspettate, che gli fa da custodia, per cui la pietra poi si ripone tranquillamente, una volta estratta poi si utilizza si incastra sulla sua base e si va. Veloce per fare la carrellata, perché cominciamo poi subito. Vi voglio far vedere il perché di quella manfrina che vi ho fatto all'inizio. Attenzione, non usate le piastre diamantate sul
sui coltelli multistrato giapponesi che hanno una tempra molto molto più morbida. Poi vi faccio vedere un'altra soluzione, la faccio vedere prima dalla camera. Ecco, guardate, questo è un cofanetto, un set ancora in tonso immacolato, magari lo sverginiamo oggi. 3 pietre, 3 grane da coltello, si vede 400, 600 e 1000. Ricordatevi che da coltello, dov'è? 1000 è una grana da finitura, quindi noi parliamo sempre di affilatura di rasoio. 1000 sul rasoio per noi è una grana pericolosa, a meno che non parliamo di una 1000 naturale, per esempio, come la macusa bianca, che è più o meno un 1200, ma sul coltello con le 1000, scusate i riflessi, no, 400, 600, 1000, con le 1000 si rifinisce. Oh, questo ve lo dico subito, è un kit usa e getta. Vediamo se senza, forse c'è meno riflesso, così. Perché? Perché è robettina leggerissima, robettina, ecco, vedete, non ha la piastra praticamente non ha spessore, è montata su una piastra millimetrica montata solo su un supporto di plastica. Vediamo se qua ci sono meno riflessi, vedete? Cioè, nella scatola sembrava che bel blocco diamantato, invece in realtà sono sottilissime, sono... questa è robetta da una decina di euro e poco più, 15, 17, insomma, questa è la classica cinesata. Però in emergenza, per carità, funzionano anche quelle. Il difetto lo sapete qual è? Aspettate, oltre al fatto di essere poco diamantate, il difetto, aspettate che apro la scatola, è questo, lo vedete? Subito, come toccano l'acqua, le potete asciugare quanto volete prima di riporre. Questo non è acciaio, questo è ferraccio dolce. Però vi assicuro, questa pietra, proprio questa che ho in mano, sabato ha affilato coltelli su coltelli. Quindi ha lavorato bene, solo ecco, è la classica usa e getta. Guardate qui il lato che toccava la scatolina. Questo è, quando l'ho riposta, questo era il lato che magari si è asciugato di più perché è passata più aria sulla superficie. Questo è il retro, guardate che cosa è successo. Per cui, primo consiglio, le diamantate fanno tanto comodo sull'affilatura dei coltelli. Un po' dispiace forse spendere qualche decina d'euro per una piastra diamantata così che ti dà una mano in affilatura. Però attenzione che a spendere poco, questo è il rischio che si corre. Ripeto, io lo sapevo, è stato calcolato. Dico, vabbè, devo andare a fare una battaglia cruenta, sai che c'è? Io mi porto le piastre sacrificabili, poi se rompono, se rovinano, chi se ne frega. Oh, arriviamo, dico, ma lo vogliamo vedere? Allora, oggi lavoriamo su questo FDIC, quindi vi ripeto, tempra durissima, coltello proprio che ha una flessibilità molto scarsa, un acciaio tedesco ottimo, un bel filo, e ho preso proprio questo tra tutti quelli che avevo perché è la classica forma e la classica lunghezza del tutto fare in cucina. Cerco di metterlo un attimo perché poi tra l'altro inquadrare i coltelli al microscopio è difficilissimo perché lo spazio è veramente poco. Zitto che l'ho quasi preso. Ecco qua. Quindi vedete, tutto sommato non sta neanche malissimo. Scusatemi il riverbero della luce proprio sul filo, ma dargli la giusta inclinazione sotto l'ottica del microscopio non è semplice come il rasoio, insomma, sta qui in equilibrio
molto molto precario, anzi se vedete in basso dall'inquadratura, guardate, per dargli un po' di inclinazione l'ho appoggiato sopra una piccola tomo, sto cercando di proprio di mantenerlo in equilibrio. Quindi vedete un coltello mediamente affilato, il filo non è molto rovinato, il classico coltello che in cucina lavora, che il riposo la sera se l'è ben meritato. E questa è la situazione finale. Noi invece partiamo dall'inizio. Allora, voglio fare una cosa, scusatemi. Eccomi qua. Volete che prenda qui? No, ma perché vi devo far vedere le cose a partire sempre dalle cose brutte? Facciamo una cosa. Lavoriamo, lavoriamo su una pietra di fascia media. Quindi, ripeto, questa non è cinese, questa è americana. Questo è acciaio, questo ve ne accorgete dal peso. Questa cosa qua pesa forse 1,5 kg, è una cosa pesantissima. Per cui mantiene la planarità, ha diamanti chiaramente sintetici, monocristallino, insomma, ha buone caratteristiche. Ripeto, il prezzo non è esagerato, io me la spippo. Andiamo a vedere come lavorano i diamanti sul filo. Allora, scusate, ma ognuno c'è i vizi suoi. Quindi, visto che il filo non è rovinato, io vado a usare direttamente il lato 1200. Vado, scusate se non è centrata, ma se porto la pietra in alto vedete come sbatte la luce sull'acciaio. La luce sbatte. Allora, non vi sto a dire nulla, anzi giro il coltello da questa parte su l'angolo, come si tiene, come non si tiene, quello non è il succo di questo video. Quindi noi usiamo l'angolo impostato, che abbiamo già impostato, che lo troviamo impostato dalla fabbrica, e cominciamo a sistemare, a ridare mordente a questo filo. L'unica cosa ve la voglio ricordare, per trovare il giusto angolo, vedete qui, se io passo adesso col dito, adesso il coltello è completamente appoggiato sulla pietra, sulla piastra, se io adesso passo col dito sento uno scalino. La giusta angolazione è quando, facendo questo movimento, non si sente più il saltino, quindi quando sto appoggiando il filo, ma non alla massima angolazione possibile, alla minima, per cui parto da zero e comincio ad alzare il coltello fino a che il mio polpastrello sale su tranquillamente senza sentire lo scalino. Ok? E vado a lavorare su questo filo. Questa è una 1200 sabbiata, per cui mi posso anche permettere quest'altro tipo di lavoro, cioè lavorare in controfilo, ma è molto molto pericoloso. Quindi io questo tipo di movimento non ve lo consiglio, soprattutto se siete alle prime affilature sul coltello, quindi usate sempre un movimento invece a strop, quindi non andate mai in controfilo, andate a fare questo movimento. Aspetta, mi sposto un altro po', se no veramente vedete molto poco. Quindi movimento a strop, e dopodiché un'altra cosa fondamentale: sulle piastre diamantate o sulle paste diamantate non si spinge mai. Le piastre perché le distruggete, perché la polvere diamantata elettrosaldata sulla piastra non è che sia così tenace, per cui se io vado a spingere 4 passate e la pietra è già al 50% delle capacità iniziali, a fine giornata la pietra vi serve come fermaporte, per cui non spingete mai, fate lavorare l'acciaio. Vi sembrerà addirittura che proprio non state facendo nulla,
Sembra solamente che lo state accarezzando il bevel, il filo, ma in realtà è il diamante è fedente, per cui movimenti molto semplici. Chiaramente dovete seguire la curvatura della lama, per cui io parto con l'inclinazione, ma arrivati qui devo alzare necessariamente, per mantenere devo alzare il gomito. Quindi cercate, il difficile le prime volte è solamente cercare di mantenere la giusta inclinazione. Andiamo a vedere subito, perché attenzione, è veloce la questione. Andiamo a vedere subito. Oddio, oddio, oddio. Che cosa è successo? Guarda che l'ho, pure stavolta fortunato, l'ho preso quasi subito. Guardate qui. Vedete? Che ci è voluto? Niente, poco. Aspetta, ma tengo questa inquadratura, ci chiacchiero un po' sopra, quindi mi aumento un po'. Eccoci qua. Avete visto quanto ci sono stato? Ripeto, il filo in partenza era buono, l'avete visto. Diamantata 1200, forse 10-15 passaggi per lato di numero, chiacchierando, che oggi lo scilinguagno non neanche mi aiuta. Un minuto e mezzo. Ecco il diamante come ti viene incontro. Passate leggerissime. Questo è un coltello già finito. A questo punto il filo va solo lucidato. Niente di che. L'acciaio taglia, cioè il filo di questo coltello, cioè è pronto. Andiamo a fare la solita prova del 9 che si fa con i coltelli col pezzo di carta. Aspettate, cambio inquadratura. Eccomi qua. Prendo un pezzaccio di carta sperando da voglio a te. Pezzaccio di carta già usato per fare prove. Vado a prendermi il coltello. Adesso, facendo il ragionamento, affilato su 1200, quindi siamo arrivati in alto all'affilatura, filo non lucidato, io mi aspetto un taglio ruvido. Vedete, tagliare taglia, però metto la carta vicino al microfono. Sentite il rumore? Se andiamo a analizzare, aspettate, e qui poi con tutte queste lame è facile pure farsi male sul tavolo. Beh, che è successo? Aiuto! Aiuto! Aspettate ragazzuoli, sta succedendo qualche cosa, ma non mi chiedete che cosa. Ecco. Che c'è sempre un'altra novità. Adesso qua ho messo il telefonino per inquadrare il tavolo, però evidentemente ancora le regolazioni non mi vengono. Beh, guardate qui. Il taglio, purtroppo il bianco spara, eccolo qua. Il taglio è netto, quindi il coltello è ben affilato. Ripeto, 2 minuti, non ci è voluto niente. Adesso gli manca solo una lucidatina, e per fare la lucidatina io adesso vado a togliere questo e anzi scusate, oggi sto andando proprio alla carlona. Se vede che io i video non me li preparo prima, come mi vengono, accendo le webcam e come mi vengono, fammi vedere. 24 minuti, ora che chiudiamo. Allora, a questo punto ci sono solamente 2 sistemi. Quello classico, una passata su un paddle strop con il cuoio, quindi l'equivalente della coramella per coltelli, quindi una coramella montata su un supporto rigido, di solito una tavoletta di legno. E si possono effettuare al massimo 2 passaggi. Un primo passaggio su un cuoio caricato con una pasta lucidante, quindi una pasta verde, la solita, il triossido di cromo, e seconda passata sul cuoio pulito. Altrimenti
l'ho comprati proprio da poco, scusate, non l'ho manco preparati ancora. Vediamo un po'. Ecco qua. Se no, c'è il sistema, aspettate, ci ho già fatto un video, quindi vado veloce, le sto prendendo. Il sistema della gente, il nano clutch. Io personalmente ho preso solamente 2 di queste tavolette. Mezzo micron, che più o meno è una grana 5.000-8.000, ma attenzione, 5.000-8.000 per lucidare, quindi non c'è potere abrasivo perché la superficie è rigida, ma c'è quel tessuto tecnico che fa micrometricamente affondare la lama dentro, per cui sono comunque strumenti da lucidatura. Cioè, ecco, scusate, prima mi sono impiappinato. Il 4 micron, il piano da 4 metri, quindi un 5-6 mila equivalente, e mezzo micron, che non lo so, no, io manco calcolare, siamo sopra 100.000. Ok, quindi io adesso vado a fare su queste tavolette, andiamo col 4 micron, così vediamo un po' al microscopio quello che succede. Allora, qui stessa identica cosa, questa è una stroppatura, per cui né più e né meno stesso movimento fatto in affilatura. Op. Qui purtroppo sul piano di plastica della mia scrivania scivola un po' la tavoletta, ma meglio perché questo mi costringe a rimanere leggero anche... Ah, scusate, io stavo... La cosa fondamentale, queste tavolette vanno caricate con questi liquidi. Questa è una crema diamantata, vedete, la 0,5 e la 4 micron, è una pasta diamantata in acqua, questa non è oleosa, è a base acquosa, quindi ogni tavoletta con la sua emulsione diamantata. Oggi non le ho ricaricate, queste hanno lavorato il famoso sabato che ho passato insieme al grande Marco Ciccarelli, che saluto se mai si dovesse vedere questo film, e dico, mi sono divertito come un pazzo. Abbiamo passato qualche ora insieme ad affilare rasoi e coltelli, ecco, e queste tavolette della... Ma me lo dite che sto inquadrando la faccia e non sto inquadrando le tavolette, maledetti. Io parlo e poi mi sbaglio sull'ABC della regia. Spingilo quel bottone del mouse per cambiare inquadratura. Anche qui, leggero, 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 solamente a sfiorare. Basta. Adesso vediamo l'effetto della prima lucidatura, come al solito. Allora, come prima, microscopietto, sperando di... pure stavolta, dai, ci sono andato abbastanza vicino. Ok. Cerchiamo di prendere un po' di messa a fuoco. Abbasso un attimo la luminosità. Quindi vedete, è stata solo lucidatura, non è che la 5000 emulsione abbia sostituito i marchi di affilatura. Se vi ricordate l'inquadratura precedente e se vedete questo video potete sempre stoppare, tornare indietro e guardare, sono solamente molto più sfumati, molto più accennati rispetto a prima. Prima erano tutti belli ordinati, messi lì, si vedeva che era un'affilatura più dura. Adesso i marchi di affilatura della 1200 si vedono ancora, però sono come addolciti. Diciamo che siamo entrati in lucidatura. Non perdo troppo tempo. Sul piano di lavoro questa la mettiamo via, la 4 micron, e prendiamo il mezzo micron, quindi adesso solamente
qualche colpo di ultralucidatura, ma veramente qualche colpo. Cioè io praticamente sto facendo con questo nuovo sistema, cioè nuovo, sono anni che c'è, nuovo per me, con questo sistema sto sostituendo il lavoro su una paddle strop, quindi sto facendo, continuando a usare creme diamantate, paste diamantate, sto facendo né più e né meno lo stesso tipo di lavoro, ripeto, che avrei potuto fare su un cuoio, prima magari caricato con un po' di pasta verde, e questo è, diciamo, il lavoro che mi ha fatto la 4 micron, quindi, ripeto, un grit medio, e dopodiché con la paddle strop avrei usato l'altro lato, l'altra striscia di cuoio scarica, quindi proprio la classica scoramellata sul rasoio. E questo io invece lo sto facendo aiutandomi sempre con una nano clutch a mezzo micron. Ok, io mi fermo, basta. Che oggi il principio qual era? Andare veloci. Se io poi faccio il video da un'ora e un quarto, veloce non sono andato. Ecco, pure stavolta ci sono andato vicino, meno male, così si perde poco tempo. Eccolo qui. Vedete, non è che sia cambiato un granché, l'ho solamente lucidato questo filo. Infatti per la seconda volta devo abbassare la luminosità del microscopio per rendere l'immagine più intellegibile. Vedete? Stiamo parlando non di un filo tirato su 5.000, 6.000, 8.000, stiamo parlando di un filo da 1.200, e da 1.200 è rimasto, perché vedete, i marchi di affilatura stanno tutti quanti là, quelli che si vedono sono i marchi di affilatura che ha fatto la diamantata 1.200. Abbiamo solamente pulito e lucidato un bevel da 1.200, un bevel lavorato su un grit 1.200, quindi è, diciamo, un 1.200 lucidato. Quindi noi andiamo poi a dire in giro: ah, ho rifinito il filo del rasoio su una 6.000, su un 8.000, su una 10.000. Con questi sì, perché qua sugli acciai giapponesi si va con le pietre e si sale fino alla famosa Nakayama. Si usa l'Uchikumori per fare le finiture, quindi parliamo di pietre di grit 5, 6, 8, 10.000. Qui arriviamo effettivamente a lavorare il filo fino a quei grit, che siano naturali o che siano sintetiche, perché adesso ho sparato la Nakayama, ma prendo una Nanon 10.000 e vado, prendo una Naniva Pro e vado. Per gli acciai europei invece, questo dell'FDIC, per gli acciai non europei, sbaglio sempre, gli acciai di concezione occidentali, quindi il monostrato a tempra forte, noi ci fermiamo molto molto in basso. Quindi per noi il 1.200 deve essere un punto d'arrivo. 1.200 diamantato, avete visto sul test sulla carta, già taglia benissimo. Aspetta, che fine ha fatto qua? No, stavo riprendendo il pezzettino di carta. Aspettate che devo. Poi il resto è una lucidatura, un pezzetto. Continuiamo a rovinare quello che l'ha già rovinato. Ho fatto scemo per levarlo. Dico, continuiamo. Stavo dicendo, poi non abbiamo fatto altro che lucidare un filo da 1.200. Un filo, guardate, vado piano. Un filo che taglia la Madonna. Io ci faccio le curve, guardate. Ci faccio i cerchi. Adesso vi rifaccio la prova del rumore e ditemi se il rumore è lo stesso. Aspettate, cerco di tenerlo un po' dritto.
io la differenza la sento, cioè questo fa molto meno rumore, scorre molto di meno. Provate pure voi, come al solito, a fare prima e dopo, andare avanti e indietro con... guardate, vediamo se riesco a farvelo rivedere un'altra volta, piegandolo alla luce. Vedete anche il bordo? Nettissimo. Ok, ragazzi. Quindi, oggi nessun terzo mistero di Fatima, nessun trucchetto, nessun modo strano di affilare. Oggi ho voluto solamente fare un piccolo video d'aiuto, magari chi lo fa già ha già interrotto al secondo minuto di video, quindi già se n'è andato e sta da un'altra parte. Ecco, per chi vorrebbe dare una rinfrescata ai propri coltelli, chi si è stufato di portarli l'amico, orrore quelli che li portano dall'arrotino, che te li mettono, te li affilano sulla mola per carità di Dio, però non c'ha il coraggio, non c'ha la voglia, oh madonna mia, ma mo affilare il coltello, che scatole che mi devo fare. Classico coltello da cucina, classica forma del coltello da cucina, classica misura del coltello da cucina. Questa sono, mi sembra, 8 pollici e mezzo o 20 centimetri di lama. Questo è il classico italico coltello con cui noi facciamo di tutto. Ci tagliamo il pane, ci tagliamo l'arrosto, ci facciamo il battuto con la cipolla. Eccolo qua. Acciaio duro, questo tra l'altro è un coltello che ha la bella costa, quindi di materiale qui ce n'è. Avete visto che con i giusti strumenti, 2 minuti, allora qui non ci siamo stati più di un minuto e mezzo, perché quindi una ripresa di filo con un 1200, una piastra 1200 diamantata. È ovvio, non ve l'ho detto, se no qui il video viene infinito. Se andate a controllare il coltello e c'ha qualche sbeccatura, l'avete sbattuto, si è spezzato il filo, ha fatto il classico cippettino, si girava lato, si prendeva un grit più aggressivo e si abbassava quel filo fino a togliere il chip. Avete visto che capacità di asportazione di materiale ha la piastra diamantata? Anche togliere le eventuali cippature non è una cosa impegnativa. L'impegno è nel mantenere il giusto angolo durante le lavorazioni, durante l'affilatura. Quindi, ciancio alle bande. Una 1200 e il coltello è di nuovo affilato a lama di rasoio. Dopodiché lucidatura o su pad strop come nel più classico dei modi, pasta verde e cuoio pulito, o altrimenti con questi nuovi giochini, io come al solito ho il potere di prendere sempre tutto storto, a questi nuovi giochini che poi alla fine è un blocco di acrilico con un materiale tessuto strano tecnico in, incollato sopra, niente di che. Questo tipo di lucidatura, anche questa a diamante, in questo caso emulsioni, vedete è un po' densa ma penso che si riesca a vedere adesso. Quindi un'emulsione, questa ha la consistenza dello yogurt, anzi dello yogurt quello da bere, non dello yogurt quello da cucchiaino. E eccolo qui. Quindi, signori cari, signori belli, oggi proprio piccolo video, pure per stare un po' insieme. Tanto io questo me lo dovevo affilare. Ce lo siamo affilati in compagnia, il coltello che taglia la Madonna. Ok. Come al solito, io i video li faccio per chi è alle prime armi, per cercare di dare un consiglio a chi ne ha bisogno, e so che il 90% di voi di questi consigli non avete bisogno perché siete più bravi di me. Però magari se sono riuscito a levare qualche dubbio a qualcuno, ne sono contento. Chiudo, perché come al solito siamo arrivati a 40 minuti, con l'altro consiglio. Occhio
a queste. Ripeto, affilano, funzionano, ma dovete sapere che cosa comprate. Calcolatele sempre come un prodotto usa e getta. Aspettate. Io ce l'ho, ma ripeto, non mi sono fatto fottere, lo sapevo cosa stavo comprando, perché si riducono in un giorno si riducono così. Quindi se avete bisogno di qualche cosa da campeggio, qualche cosa, una tantum, qualche cosa a casa di emergenza, ha senso. Altrimenti lasciate perdere, consiglio franco d'amico, lasciate perdere, perché, ripeto, a poco di, vabbè, no, insomma, a un po' di più, mettiamola così, c'è un altro tipo di qualità. Tutto lì. Solito discorso, chi più spende meno spende. Questi erano i consigli. Quindi una piastra di discreta qualità, manina leggera, perché se no fate saltare i diamanti, affilate 2 coltelli e la piastra non funziona più. Avete visto invece che a solo peso di coltello ci è voluto 1 minuto d'orologio per ridare filo allo strumento. Stesso ragionamento anche in lucidatura. Basta. Questa è proprio l'ABC del coltello da cucina, della ripresa del coltello da cucina monostrato occidentale. Poi, se vi va, facciamo invece un discorso totalmente diverso sui multistrato, aokami, shirogami, jingami, giapponesi, quindi multistrato, di tempra più delicata, di tempra più morbida, acciaio carbonioso, arriva a dei livelli però di taglientezza stratosferici. Però c'è bisogno di tutto un altro tipo di approccio. Basta ragazzi, vi saluto, grazie di avermi fatto compagnia, io lo dico sempre, ma penso che al 5° minuto già ho perso tutti. Non fa niente. Un saluto a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. Ciao popolo!